Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, ascendente Leone, Luna o Venere in Leone. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2024, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le sfide, i potenziali che vengono sviluppati grazie alle sfide che supereremo ogni giorno grazie al supporto della nostra consapevolezza e della nostra maestria. Quindi invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare nella nostra scuola iniziatica i podcast che metto nelle playlist, soprattutto l'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. E per chiunque lo desiderasse ho messo in vendita il mio primo libro, che è una tesi di laurea in naturopatia, che si chiama Il risveglio della coscienza. Mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com. Quindi, ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere qual è, prima di tutto, il postulato entro cui si svilupperà la tua evoluzione in questo mese di dicembre 2024, e poi andremo a vedere con i tarocchi qual è la realtà fenomenica che ti metterà davanti la tua anima affinché tu possa superarti ogni giorno. Abbiamo in questo dicembre 2024, prendo il mio quadernino, il Sole in Sagittario fino al 20, poi passa il 21 in Capricorno col solstizio d'inverno. Il 1 dicembre la luna nuova in Sagittario, 15 dicembre luna piena in Gemelli, Mercurio in Sagittario per tutto il mese e la Venere passa in Acquario l'8 dicembre. E con questo cielo diciamo che soprattutto la stimolazione energetica kundalinica, quindi l'amore verso il darsi, passa in Acquario, con la Venere in Acquario, è proprio il nuovo umanesimo, sperimenteremo il nuovo umanesimo. Cosa significa? Che la nostra eccitazione e anche la nostra sfida si basa sull'aprire le porte all'altro, perché la Venere in Acquario è proprio apro le porte al nuovo, al diverso da me e lo integro in me, vedo nel diverso un mio arricchimento e non una diminuzione. Ok? Allora, vediamo il cielo del mese, come influenzerà la tua evoluzione, andando a mettere prima di tutto qual è il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione in questo mese. Abbiamo anche Marte e Leone, perdono, non l'ho detto, Marte e Leone nel tuo segno per tutto il mese, quindi io valgo, io non mi faccio mettere in testa i piedi da niente, da nessuno, ma siccome nessuno fuori non esiste, esiste solo la tua mente razionale, la tua anima che crea gli eventi, e quindi è una sfida da battere le tue resistenze al darti alla tua vera natura, ok? Allora, andiamo a vedere qual è il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione in questo mese. Poi andiamo a vedere la sfida e quali sono gli eventi, i fenomeni con i tarocchi che porteranno a realizzare questo. Qual è il postulato entro cui graviterà la tua evoluzione, Leone, in questo mese? L'esorcista, ullala, ullala, ullala. Libera te stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. Ci sarà una purificazione qui. Allora, qui abbiamo uno sciamano, quindi è come se questa carta ti dicesse tira fuori lo sciamano o la sciamana che è in te, perché c'è, sin dalla notte dei tempi. E quindi, ragazze mie e ragazzi, vi invito a fare la pratica, perché me la chiama forte questa carta, no? Vi ho spiegato nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati. Ci sono 3 pratiche fondamentali da fare, soprattutto del dedicare i meriti delle proprie azioni, buone azioni, ai propri avi e ai propri antenati. Vi spiego tutto in quel video, lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. E questa carta mi chiama proprio quel video. In quel video c'è la pacificazione dei vostri avi, dei vostri antenati, perché se ci sono degli eventi che si ripetono nella vostra vita, eventi molto difficili, per il 95-90% hanno a che fare con un evento non pacificato che si ripete, e che il discendente che diventa consapevole di questo, cioè tu in questo caso che stai guardando, inizia a fermare i venti del karma, soprattutto questi che si ripetono. E quindi soprattutto vi dico quando potete farlo, ribadisco per le ragazze nostre veterane, poi chi invece guarda per la prima volta il video
troverete tutte le informazioni nel video Magia Pratica 8, dove dico di fare il rito di dare il cibo agli antenati. Lo potete fare fatelo dal 4 dicembre entro il 14 dicembre, va bene? Quindi dal 4 dicembre al 14 dicembre potete farlo lo potete fare in qualsiasi giorno di questi giorni qua, quello del dare il cibo, va bene? Perché la luna piena è il 15 dicembre alle 10 di mattina, quindi siccome lo dovete fare quel rito del dare il cibo quando c'è la luna, anche se è nuvoloso non fa niente se non vedete la luna, quindi da quando sorge la luna, e adesso sorge anche dalle 5 e mezzo del pomeriggio alle 6 è già buio, quindi lo potete fare dal pomeriggio in poi. Potete farlo anche la notte stessa del 15 dicembre, scusami, del 14, quindi fate il rito del dare il cibo agli antenati tra il 4 dicembre e il 14 dicembre, tutti i giorni quando volete, anche una volta sola, no? Invece gli altri riti, quello dell'altare e quello del dedicare i meriti, tutti i giorni. Per le ragazze nuove invito a guardare quel video Magia Pratica 8 che trovate nella mia playlist L'arte sciamanica, proprio per andare a capire di cosa sto parlando. Quindi ci sarà un grande esorcismo, avverrà in questo mese per te. La pacificazione di spiriti perturbati, ma anche la pacificazione della tua anima, perché quando tu dedichi i meriti a qualcun altro delle tue azioni spirituali, come vi ho raccontato anche quando sono stata male con la cervicale o quando sto male e faccio la meditazione sul dolore. La meditazione sul dolore, come vi ho spiegato nel video, la pratica potentissima che invito tutte a riguardare, ragazze mie, perché è come se fosse il video più importante quello, su come affrontare le emozioni, come parlare col maestro del dolore, come parlare con gli dei che sono emozioni. Allora tu, stando presente al dolore e parlando col maestro del dolore, dedichi i meriti di questa azione spirituale che stai facendo ai tuoi avi, ai tuoi antenati, o li dedichi a qualcun altro o a qualcos'altro che non sia tu. Perché, come diceva un grande maestro buddista, se tu mediti per te stessa o per te stesso non vai da nessuna parte, non funziona. Se dedichi i tuoi meriti a qualcos'altro o a qualcun altro, funziona, perché ti arriva 3 volte tanto. Quindi questa carta mi chiama proprio a questo in questo mese. Pulizia l'esorcismo, no? Libererai te stessa o te stesso dagli impulsi distruttivi. Gli impulsi distruttivi sono quando seguiamo la morale comune, il luogo comune, la psicologia da bar, che non fa altro che aumentare il luogo comune. Questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio, secondo una morale condizionante. Per il divino, come vi dico sempre, tutto è perfetto. E quindi guardare gli eventi che vi arrivano non con occhi giusti o con occhi sbagliati, ma guardarlo con l'approccio del Emao, meraviglia. Fissatevi questo mantra fondamentale per voi che avete questa carta, Emao, Emao, che si scrive così, soprattutto per le ragazze nuove, ve lo dico, ve lo scrivo, ve lo faccio vedere. Emao, meraviglia, quindi mi approccio agli eventi con Emao. Non è giusto o sbagliato, meglio o peggio, ma con Emao, 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 meraviglia, qualsiasi evento sia, perché questo porta a liberare dagli istinti distruttivi che vengono dalla morale condizionante, perché se noi pensiamo che una cosa è sbagliata e ci sentiamo in colpa per qualcosa, quello va a distruggere il tuo essere. Invece dobbiamo vedere gli eventi come Emao, meraviglia. Quello fa la differenza di come spurghi il karma. Il karma è praticamente come ti approcci agli eventi. Col tuo libero arbitrio tu puoi scegliere se dire all'evento Mao meraviglia, quindi sì lo voglio e bruciare prima il karma, oppure no non lo voglio, continuare la volontà di controllo e potere della mente razionale, riperpetuando eventi sempre più grossi, sempre più grossi. Carta chiarissima. Andiamo a vedere qual è la sfida di questo esorcista meraviglioso, di questo sciamano per te. Hai anche Marte nel tuo segno, quindi sei favorita o favorito nel distruggere finalmente gli impulsi distruttivi. Mi spiego facendo queste pratiche, ve le dico tutte sempre tanto. Allora, vediamo un po' qual è la sfida con queste altre carte.
Los significa perdita, perdita, e infatti qua abbiamo la sensazione di perdita, la sensazione di perdita, la sfida è proprio il senso della perdita. Allora, quando la mente razionale, l'ego, non può avere un controllo sugli eventi, tu ti senti di aver perso. E quindi c'è il senso di colpa, c'è la dea dell'abbandono, c'è la dea della dolce tristezza, dolce malinconia. Sono tutte emozioni che hai necessità di vivere o hai avuto necessità di vivere affinché tu potessi nutrire l'anima. Nella nostra scuola iniziatica noi ribaltiamo i valori, proprio come fa l'appeso, l'arcano degli arcani maggiori, l'appeso che cambia prospettiva e va controcorrente, contro i valori comuni che hanno portato a questa civiltà desacralizzata, distrutta completamente, allontanata dal sacro. Allora qua la tua sfida è la perdita. Cosa pensi di aver perso? Cosa pensi di poter perdere? Tu non perdi nulla. È la mente razionale che vede la perdita di qualcuno, perdita di qualcosa, e noi qua ci istruiamo alla dimensione dell'invisibile, laddove esiste tutto e non perdi niente. La mancanza, come vi insegno sempre, non è assenza, ma è invisibilità. L'invisibile, il regno octonio, sotterraneo, il femmineo, è quello che questa società ha perso, e noi nella nostra scuola iniziatica per andare incontro all'uomo trascendente stiamo riesumando per poter riavere il potere che ci spetta per diritto di nascita. Ok, wow, è una stesa molto potente la tua, già si preannuncia. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito a questo postulato essenziale. Allora, prendiamo queste. Cosa accade quindi per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone nella realtà fenomenica di cui ci narreranno adesso i tarocchi, affinché si possa fare esperienza di questo postulato? Vediamo. Leone, dicembre 2024. Vediamo. 7 di coppe, 6 denari, re di bastoni e il paggio di bastoni. Guarda, nella prima fila qua mi stanno parlando di un tuo essere animato perché entrerà del denaro. Entrerà del denaro, o vedo le finanze che crescono, o vedo qualcosa in più a livello di finanza, di denaro, ma non solo, qua si mette equilibrio su più ambiti di cui i primi giorni del mese stai valutando. Si aprono delle possibilità, hai tante cose a cui stai pensando i primi giorni del mese. Diciamo che tu riesci a intenderti e vedo un grande equilibrio su più aree della tua vita. Questo genererà in te una grande forza, un grande vigore e che ti permetterà di vedo un grande slancio emozionale, un grande slancio creativo. Vedo anche comunicazioni che ricevi, molto fermento nell'ambito creativo e lavorativo. Va bene? Sì, vediamo cos'altro. Asso di bastoni, asso di spade, 5 di denari. Wow, è una bellissima stesa, 6 di coppe. Allora, a volte ti potresti sentire un po'. La carta che emerge è questo 5 di denari, che è la carta un po' più down di tutte, le altre sono tutte carte molto belle. Il 5 di denari ha a che fare con la perdita, con senso di abbandono, non a caso loss significa perdita, è proprio il 5 di denari, no? Potresti sentire alcune sensazioni di perdita per quanto riguarda alcuni ambiti della tua vita, o di aver perso qualcosa o qualcuno.
di sentire questo mantra, che non è giusto dire mantra, questa cosa che ti gira nella testa. Però ti dico una cosa, qua ci sono, sai perché? Perché va molto bene il mese. E quindi c'è la parte razionale che può farti sentire un po' più, può farti arrivare un'emozione che hai necessità di sentire affinché tu possa sciogliere ulteriori paure e attaccamenti che poi ti genereranno più creatività. Qua abbiamo due assi, asso di bastoni mi parla di nuove opportunità in vari ambiti, o una spinta creativa, nuove opportunità, qualcosa che arriva all'improvviso. Asso di spade mi parla di nuovi inizi che partono da ottime comunicazioni, che portano equilibrio su più aree della tua vita. Questo 5 di denari è come se ricevessi questa sensazione di perdita o a livello emozionale o dalla realtà che ti circonda, ma più a livello emozionale, credo, che ti permette col Marte che hai nel tuo segno il Leone di dire io valgo, non mi faccio mettere i piedi in testa dal mio ego, la mente razionale. Tant'è che con il 6 con il 6 di coppe qua vedo bellissima energia condivisa anche con le persone, con delle persone a te affini, possono essere anima gemella, anime gemelle. Le anime gemelle sono diverse, no? Amici intimi, amici stretti, anche partner intimi. Però vedo una bellissima energia anche delle persone a te vicino che sosterranno il tuo valore affinché tu possa stimolare ancora di più questa tua creatività. Vediamo un po' di cosa mi parlano questi inizi dell'asso di bastoni. La torre, nuovi inizi da un cambio che c'è stato, un evento inatteso della vita che può essere accaduto a novembre, o un cambio all'improvviso che arriva, voluto dal destino, un cambio che porta alla destrutturazione di vecchi limiti, all'abbattimento di limiti. Vediamo asso di spade, quest'altro inizio, di cosa mi parla? Del re di coppe. Qua vedo una persona che ti parla, una persona molto amabile, una persona di tutto rispetto a livello emozionale, una persona che ti è vicina a livello emozionale. Abbiamo un re di coppe, mi parla anche di un parente, di una persona amica, di una persona cara, chiunque sia, poi l'amore lo vediamo dopo. Una persona che ti parla, una persona molto vicina a te a livello empatico, va bene? Vediamo che ti sostiene in qualche momento, in qualche tuo dubbio. Vediamo questo 5 di denari. 5 di coppe, ragazze, qua c'è la dea dell'abbandono e la dea della penia, con la quale avrete a che fare. Ecco perché queste carte qui, eccolo qual è il nodo che vi troverete a superare in questo mese. Allora, dea dell'abbandono e dea della penia. Come si fa? Ve lo spiego nel video, quello che vi metto sotto all'info box, va bene? Non mi sto ricordando come si chiama, la potente pratica per sentire le emozioni. A un certo punto del mese avrete a che fare con la dea della penuria, con la dea dell'abbandono o tristezza. Questa dea vi darà il suo potere se voi l'accogliete, non la respingete, fate la pacificazione degli antenati e vi sentirete fresche come dei bambini. Va bene? È possibile qua che qualcuno paggio di coppe, o a livello amoroso o con dei figli, a livello emozionale, qua tu arriverà una dea, che è quella che vi ho descritto, che è un'emozione, le idee sono emozioni, no? E che mi supererete in questo modo. C'è anche l'appoggio di una persona qui che ti è molto cara. Vediamo questo 6 di coppe. Il 9 di denari. Qua ci sono delle persone che ti sosterranno anche il tuo equilibrio psicofisico. Io credo che siano amici molto stretti e molto intimi. Il 6 di bastoni mi parla di te che riprendi in mano la situazione sentendoti bene con te stessa o con te stesso. Sì. C'è anche un incontro con persone che conosci molto bene del tuo passato, anche amici d'infanzia, vedo qua comunque. Che questo incontro ti farà stare molto bene. Sì. Vediamo carta positiva per te in questo mese. Carta positiva gli amanti, l'amore gira dalla tua parte. E ci sarà una scelta d'amore da fare. Però l'amore sta al tuo positivo, comunque lo analizziamo tra un po' l'amore. L'amore è al tuo positivo e soprattutto è al tuo positivo il fatto che riuscirai a fare scelte dettate dal cuore e non dalla mente. Diamocene un'altra sugli amanti. 3 di bastoni, nuova apertura di cammino per quanto riguarda l'amore, mettendosi il passato alle spalle che ha a che fare con questa sfida qui. Ok, passato significa mettersi il passato alle spalle di natura emozionale, cioè includere le emozioni, non
pretendere di avere un controllo e lasciarsi andare e fluire agli eventi, d'accordo? Ok, adesso ragazze mie e ragazzi andiamo a vedere la sfera dell'amore. Allora, vediamo un po' nell'amore cosa accade in questo mese per te. Metteremo la prima fila tua sull'amore, la fila della persona che ti viene incontro e al centro la persona, quello che accade in amore per te. Ma prima di utilizzare i tarocchi mettiamo queste altre carte oracolari in amore. Leone. Vediamo cosa accade in amore in questo mese per te. Carta guida in amore, mettiamone una, e l'altro oracolo in amore. Vediamo. Carta guida in amore, Re Artù. Ah, questa è una persona che va alla conquista, è un re, abbiamo un re per te, anche se sei uomo o donna, non importa, abbiamo questa persona che arriva nei tuoi confronti con la voglia di conquista e di rimanere. Consapevolezza della tua anima gemella inverno, è proprio dicembre, entriamo col solstizio d'inverno il 21 e qua abbiamo proprio la consapevolezza della tua anima gemella. Qua c'è una persona che si dà consapevolezza del fatto che tu sei l'anima gemella, l'avevamo visto anche prima, l'avevano messo nella stessa generale, no? È una buonissima energia di partenza. Voglio vedere adesso allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone in amore, prima fila per te. Il diavolo, 6 di coppe di nuovo, 10 di spade. Allora, qua stiamo soffrendo per una relazione tossica o abbiamo sofferto per una relazione tossica. Probabilmente qua c'è una persona che non, del tuo passato con la quale c'è stata molta sofferenza. Eh sì, qua stiamo praticamente ci stiamo lasciando alle spalle una relazione dove credevamo probabilmente che era la persona giusta, tra virgolette. Comunque qua vedo che c'è una situazione che si chiude, che finisce con 10 di spade e 3 di spade, c'è una chiusura, una rottura. Ecco come ci viene incontro anche la carta dell'esorcismo, no? Loss, perdita. Qua mi dice che stiamo elaborando, o abbiamo elaborato, possiamo elaborare in questo mese le dimensioni dell'ego che hanno creato tossicità nei rapporti. Vediamo un po' cosa c'è dopo il 10 di spade per te. E c'è un cavaliere di coppe. Qua c'è per moltissime di voi una persona nuova. Cavaliere di coppe o la stessa persona che conoscete molto bene che non può lasciarti andare, vuole fare punto a capo con te. Ricordiamo, queste sono carte bellissime e potentissime sull'amore. Qua c'è un cavaliere di coppe in questo mese, una persona che ti invita, ti vuole dare amore. Vediamo cosa raccontano la persona che ti viene incontro in quest'altra fila. Allora, l'energia della persona che ti viene incontro nel mese di dicembre 2024 nei tuoi confronti qual è? La forza, l'imperatore, re di bastoni. È una persona che vuole assolutamente, se la conosci già, recuperare con te e costruire. Arriva, torna per restare, per alcuni di voi è un ritorno assoluto, torna per restare o vuole sforzarsi per rimettere in ordine le cose, con impegno, sforzo e dedizione sa esattamente cosa deve fare con te e con la relazione. Non a caso questa è una persona che ha consapevolezza che tu sei l'anima gemella. Per molti di voi può essere una persona nuova che arriva per restare, è una persona di grande spessore e che saprà conquistare, ti saprà conquistare, Sì. Vediamo un po', energia finale in amore per te, cosa accade? La luna, asso di coppe, cavaliere di bastoni. Guarda, tu manco te lo immagini quello che sta per arrivare, perché stiamo con una condizione di difficile qua, no? Di lasciare andare il passato, magari può essere difficile.
qua, nonostante ci possano essere, c'è un nuovo amore o il rinnovo di una relazione, asso di coppe, punto a capo, e arriva anche all'improvviso, cavaliere di bastoni. La luna mi parla di alcuni tuoi timori o di tue incertezze rispetto a questa opportunità che arriva. Però le carte sono chiare, mi dicono che c'è questo amore qua, nonostante ci possono essere dei dubbi, delle perplessità, preoccupazioni, e Cavaliere di Bastoni mi parla del cambio che arriva improvviso proprio di questo nuovo amore o di questo rinnovo di questa relazione. E qua abbiamo il sole, guarda, l'allegria, la felicità, assolutamente sì. Vediamo carta positiva per te. Il giudizio, carta positiva. Per alcuni di voi è una persona che conoscete già, carta positiva, il giudizio mi parla all'improvviso, qualcosa che non ti aspetti, una chiamata che non ti aspetti, un rinnovo, resuscitare l'amore, perché qua parliamo di resuscitare l'amore dopo il 10 di spade, no? È una persona che per molti di voi conoscete già, se di coppia il giudizio, oppure è la luna, sono carte del passato, oppure del passato di altre vite, ok? Vediamo carta negativa per te in amore. Re di coppe, carta negativa. Alcuni di voi scartano una persona. Alcuni di voi scartano una persona perché arriva una persona nuova. Per altri, con Re di coppe, è come se non vi fidate dei sentimenti di questa persona. Non vi fidate di quello che prova per voi, magari non ve l'ha espresso, c'è un po' di mancanza di fiducia in questo. Però io qua vi vedo col Cavaliere di Bastoni, che sei anche tu, Leone, no? Anche se sei uomo o donna, non importa, che c'è la rinascita proprio dell'amore per te, nonostante un po' di mancanza di fiducia nell'altro, specialmente se è la persona di cui già parliamo. Invece qua poi c'è proprio un riaffiorare assolutamente verso di te, sì. Magari nell'altra persona comunque sia non ti fidavi perché vedevi una certa immaturità da un punto di vista emozionale, qua c'è proprio il rinnovo di una relazione o la nascita di una nuova relazione. Ricordiamo che con le prime carte ti ho detto Re Artù, consapevolezza della tua anima gemella in inverno, qua c'è una persona che arriva per restare, come ci dicevano anche queste carte con l'imperatore, d'accordo? Vediamo un po' cosa ti dicono. Tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Cosa ti dicono i miei oracoli, lui lei, che non lasciano spazio al dubbio? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Questo Re Artù? Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa è una persona che si dà conto che stare insieme a te è importante non solo quando siete felici, ma anche il confrontarsi sulle difficoltà, che proprio sono gli strumenti di crescita evolutiva in un rapporto. È una persona matura qui, te lo dicevo già con Re Artù. Cos'altro ti dirà questa persona? Tempo e pazienza. È una persona che sta lì con resilienza. Tempo e pazienza, ci vuole tempo per costruire, ci vuole tempo per fidarsi, no? E allora questa è una persona che dimostra, ok? Tempo e pazienza ti chiede. Cos'altro? Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Questa è una persona che ti sente talmente tanto che ti percepisce ovunque, in ogni cellula del suo corpo. È anche predisposta a questa serietà proprio perché ti sente così tanto, ok? Voglio vedere un'altra cosa, visto che abbiamo questo bel 10 di spade qua che si conclude con dicembre, a quale sfida, oltre a quello che abbiamo già detto all'inizio, corrisponde quel 10 di spade per te, per implementare il lavoro su di sé, no? Vediamo il 10 di spade. Unione e armonia, presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante. Tutto quello che avete attraversato a livello emozionale ne valsa la pena. Questo è il senso, o come direbbe una delle nostre sorelle, ne valsa la gioia. In questo caso il 10 di spade ne valsa la pena. Qua mi parlano di un incontro, una riappacificazione e la conferma di un legame importante, quindi ritornerà unione, armonia, ci sarà armonia dentro di te. Ogni cosa che arriva, come diceva Giordano Bruno, lo dico sempre, prima di essere messo a rogo, ogni cosa che arriva, arriva per un ottimo fine. Quindi
io qua vedo un grande esorcismo da parte tua, aver preso coscienza del fatto che gli eventi che si ripetono vanno fermati con la consapevolezza e con l'affidarti, e questo determinerà per te l'unione e l'armonia che stavi cercando. Ne metto un'altra sull'adempimento spirituale tuo, su questo, con le carte degli Angelion, queste. Come perseguire quest'unione, questa armonia. Prenditi cura di te, inizia a volerti bene. Devi volerti bene. Cosa significa volersi bene? Significa coccolarsi, amarsi, darsi alla propria natura. E nel mio canale ho messo le meditazioni guidate, che sono piccolissime, per iniziare a darsi a quella natura che è lì, che vuole uscire e che fa parte di un istinto sciamanico che abbiamo tutti e che vuole palesarsi al mondo per dare bellezza al mondo. Dare bellezza al mondo significa riconosci la tua bellezza, prenditi cura di te. Ok? Wow, detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e vi abbraccio tutte profondamente e tutti. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.